Che tipo di abito dobbiamo scegliere in base al nostro fisico? Lo vedremo in questo video. Abbiamo passato giorni a cercare nei vari siti online l'abito dei nostri sogni, ma nel momento della prova ci rendiamo conto che non corrisponde assolutamente alle nostre aspettative, giusto? Probabilmente non abbiamo tenuto conto di un fattore principale, le forme del nostro corpo. Nel video precedente abbiamo visto quali sono i 10 elementi che caratterizzano la scelta dell'abito. Anzi, se non l'avete ancora visto vi metto il link qui sotto in descrizione. In questo video invece volevo andare un po' più nello specifico e parlarvi di come scegliere l'abito in base alle forme del nostro corpo. Troviamo principalmente 5 tipologie di fisicità: la mela, la pera, detta anche triangolo, la clessidra, il rettangolo e il triangolo invertito. Prima però di cominciarle a vedere nello specifico, volevo chiedervi di restare fino alla fine del video perché poi ci sarà una sorpresa. Per scegliere l'abito da sposa bisogna tener conto di molti fattori, come il tipo di cerimonia, il luogo in cui si terranno i festeggiamenti, l'ora e la stagione. Ma la cosa più importante è che l'abito aiuti la sposa ad apparire al meglio. Deve adattarsi alla sua figura, alla sua altezza e alla sua personalità. Un abito a sirena è una buona scelta per accentuare una figura sinuosa, poiché segue le forme del corpo. Questi abiti sono generalmente stretti fino al ginocchio per poi allargarsi in fondo. È un modello ideale per le figure a clessidra o a rettangolo, ma non è raccomandato per le donne di bassa statura. Lo stile a principessa è il più ricercato perché si adatta a molti tipi di fisicità. Nasconde l'area dei fianchi e della pancia e bilancia anche una figura con spalle molto larghe. Lo stile impero è anche molto appropriato per diverse figure e forme del corpo. Ha un elegante stile romano ed è caratterizzato dalla cucitura appena sotto il busto. Dalla vita in giù la gonna cade morbida ed è molto aggraziata. È una buona scelta se la sposa è incinta. Il più scenico di tutti è lo stile Cenerentola. La parte superiore è un corpetto aderente che unisce una magnifica gonna a ruota. È altamente raccomandato per le donne con una vita ben definita e fianchi larghi, in quanto nasconde l'area dei fianchi e delle gambe. Si adatta anche alle donne con spalle larghe, ma non è raccomandato per le figure piccole, in quanto ha l'effetto di accorciare la figura. Una volta scelto l'abito, possono essere abbinati gli accessori. Sia che tu scelga un copricapo tradizionale o un velo, dovrebbe seguire lo stile e il tono del vestito. Anche le scarpe devono completare l'abito e gli accessori. È importante assicurarsi che si senta a proprio agio, poiché la sposa sarà in piedi per gran parte della giornata. È necessario indossare le scarpe nuove qualche giorno prima per assicurarsi che non vi siano disagi il giorno del matrimonio. Cominciamo a guardarle più nello specifico. La mela è la prima figura che andremo a vedere. Questa figura è caratterizzata soprattutto per le rotondità presenti nella parte centrale del corpo. L'obiettivo principale è quello quindi di nascondere la pancia e ad andare a snellire, ad affusolare la figura scegliendo l'abito giusto. Questa forma può avere sia un seno prosperoso che un seno piccolo. Quindi andiamo a vedere nello specifico quali sono i vestiti che stanno bene a questa figura. Sicuramente un vestito dalle linee dritte. Si può optare anche per uno scollo a V, però bisogna tener conto che se si ha un seno prosperoso bisogna evitare lo scollo molto profondo. I tacchi slanciano tantissimo la figura, quindi se vi sentite a vostro agio a camminare sui tacchi, usateli purché siano comodi. Se avete delle belle gambe, sfoggiatele con un abito corto. Cerchiamo di mettere in mostra le potenzialità di questa figura, quindi no a top fasciati o vestiti aderenti che vanno ad accentuare la parte della pancia. La seconda figura che andremo a vedere è la pera. Questa figura è molto femminile
e si caratterizza soprattutto per la parte superiore molto magra, compreso il viso e le braccia, mentre la parte dei fianchi risulta molto più larga rispetto alle spalle. Quindi sicuramente questa figura può indossare un abito con un corpetto molto aderente che richiami l'attenzione sulla parte superiore. Potrebbe optare anche per degli accessori vistosi, tipo degli orecchini che richiamano l'attenzione sul viso. Un vestito che potrebbe stare molto bene a questa figura è quello a principessa oppure a linea da, che va comunque a camuffare la parte dei fianchi. Quindi no per questa figura a un vestito molto stretto nella parte inferiore del corpo, quindi che vada ad accentuare la zona dei fianchi. La terza figura che andremo a vedere è la clessidra. Questa figura, oltre ad essere molto sensuale e molto femminile, ha la particolarità di avere una vita molto stretta, il tipico vitino da Vespa che tutte vorremmo avere. È un fisico molto proporzionato e sta bene con qualsiasi tipo di abito. Essendo che ha una forma molto proporzionata, sarebbe un peccato non andare a enfatizzare queste curve, quindi io direi sì, sì, sì e ancora sì per il vestito a sirena. Un'altra tipologia di vestito che sta benissimo a questa figura sono quelli vintage, quindi anni 40, 50 e 60. Per loro fortuna stanno bene con tutto, quindi possono optare per qualsiasi cosa. La quarta figura è il rettangolo. Questa forma si caratterizza soprattutto per l'assenza di forme, quindi si presenta con un fisico ben proporzionato, quindi con spalle, tronco e fianchi della stessa larghezza. Il busto risulta piccolino e minuto, però il punto vita è quasi assente oppure poco marcato. Il seno solitamente risulta di una taglia molto piccola, quindi una prima, massimo una seconda, e il sedere è quasi sempre piatto. Quindi quello che bisogna fare con questa figura è andare a creare le forme con l'abito giusto. Per questa fisicità sarebbe meglio optare per una lingerie che vada a creare le forme, quindi va benissimo anche un vestito che vada a mettere in risalto il punto vita. Usare sicuramente degli accessori grandi e di forma tondeggiante, e va benissimo anche uno scollo a V molto stretto. Questa figura dovrebbe evitare abiti con lo scollo squadrato, perché altrimenti andrebbe ad enfatizzare la figura rettangolare del corpo. Ultima figura che andremo a vedere è il triangolo invertito, quindi a differenza del triangolo questa figura risulta molto più larga sulla parte superiore, quindi ha solitamente un seno molto prosperoso, delle spalle larghe e dei fianchi molto stretti e delle gambe snelle e slanciate. L'obiettivo quindi è provare a minimizzare la parte superiore delle spalle del seno e creare volume intorno ai fianchi andando a compensare le spalle. Quindi anche per questa figura va benissimo uno scollo a V molto stretto, però non profondo, altrimenti avendo il seno grosso andrebbe a risultare un po' volgare. Quindi mettere in risalto la parte dei fianchi e volendo optare per degli abiti con le spalle coperte. Quindi no per questa figura un abito molto fasciato oppure con delle spalline strette o addirittura senza. No assolutamente a collane corte e no alle maniche a sbuffo. Bene, il video finisce qui, queste erano le 5 figure, però come promesso all'inizio del video ci sarà una sorpresa finale. Io ho preparato per voi un test che potete fare per scoprire la forma del vostro corpo. Vi metto il link sotto in descrizione che potete scaricare, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la vostra forma del corpo, quale abito avete scelto o sceglierete per il vostro matrimonio. Noi ci vediamo settimana prossima con un altro video. Mi raccomando, se questo video ti è piaciuto, supportami con un pollice in su, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti video futuri. Ciao!